Resistenza all'insulina, ti ricorda qualcosa? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi concludiamo il discorso iniziato tempo fa riguardante la resistenza all'insulina, analizzando come possiamo combatterla al meglio. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Tempo fa abbiamo visto cosa significa resistenza all'insulina e quali alimenti possono aiutarci per contrastarla. Oggi vorrei concludere l'argomento suggerendoti qualche trucchetto aggiuntivo per non ritrovarti in questa brutta situazione. Prima di iniziare però, doverosa premessa. Si sente spesso parlare di indice glicemico dei cibi e poco di carico glicemico. L'indice glicemico è un indice di velocità, ovvero più un alimento ha un indice glicemico elevato, più velocemente i suoi zuccheri passano nel torrente circolatorio, determinando un aumento della glicemia e quindi dei livelli di insulina. Il carico glicemico invece calcola l'effetto di un alimento sull'organismo combinando l'indice glicemico e la quantità di carboidrati contenuti nell'alimento. Cerco di spiegarmi meglio. Un etto di pasta contiene circa 74 grammi di carboidrati a medio indice glicemico. Una banana invece ha un indice glicemico molto più elevato della pasta. Questo ci porterebbe a pensare che una banana potrebbe arrecare più danni al nostro organismo, facendo innalzare la glicemia. Quello che però non si calcola solitamente è che il quantitativo di carboidrati contenuti in una banana è di gran lunga inferiore a quello contenuto nell'etto di pasta che accennavo prima. Di conseguenza il suo impatto negativo sul nostro organismo sarà inferiore. A questo punto siamo pronti per vedere insieme alcune strategie utili per ridurre l'impatto glicemico dei nostri piatti. Punto numero 1. Mangiare più fibre. Le fibre rallentano la digestione e contribuiscono a stabilizzare i valori della glicemia. È stato più volte dimostrato come le diete che assicurano un apporto di oltre 50 grammi di fibra al giorno siano un'ottima soluzione per regolare i livelli glicemici. Resta comunque fondamentale tenersi alla larga da quei cibi altamente soggetti a lavorazione industriale, anche quando sembrano essere a base di cereali integrali. È meglio preferire prodotti ricchi di fibre con basso o moderato carico glicemico. Degli esempi possono essere le mele, le prugne, le pere, le melanzane, il cavolo, l'avena e anche l'avocado. Fibre come l'inulina inoltre hanno un'ottima azione insulino-sensibilizzante, favorendo anche l'eubiosi intestinale. Si definisce eubiosi intestinale il corretto equilibrio del microbiota. Alimenti ricchi di inulina sono la cicoria, il topinambur, i carciofi, gli asparagi, poi abbiamo anche aglio, cipolla, porri e banane. Passiamo ora al punto numero 2, carboidrati semplici addio. Mangiare molti carboidrati semplici alza la glicemia, aumenta la produzione dell'insulina, ci rende più affamati e dipendenti da quegli stessi cibi. In altre parole, per mantenere la glicemia nella norma andrebbero eliminati tutti quei prodotti confezionati ricchissimi di zuccheri aggiunti che spesso costituiscono la colazione o spuntini o anche merende e dessert. I carboidrati che dovremmo privilegiare sono quelli che includono al loro interno buone quantità di fibre, proteine e grassi sani. Vediamo alcuni esempi. Frutta secca e frutta fresca, ad esempio castagne, pistacchi, mele, mirtilli e arance. Poi abbiamo alcuni ortaggi come le barbabietole, le carote, le patate e le patate dolci. Se ami assumere i cereali o pseudocereali, sono ottimi l'avena e la quinoa. Al punto numero 3 troviamo mangiare cibi a lento rilascio di energia. Quando la digestione del cibo è lenta, anche gli zuccheri impiegano più tempo per raggiungere il flusso sanguigno e l'insulina viene rilasciata dal pancreas in modo graduale. Cibi a lenta digestione sono tipicamente ricchi di grassi, proteine e fibre. Esempi di alimenti a lento rilascio di energia possono essere frutta secca, pomodori, zucche, patate, carote, barbabietole, broccoli,
lamponi, fragole, ciliegie e prugne. Andiamo ora al punto numero 4, metodo di cottura. Anche la cottura incide sul carico glicemico dei cibi. Ti mostro un esempio. Una patata bollita ha un indice glicemico alto, circa 80, perché l'amido contenuto al suo interno con il calore diventa facilmente digeribile. Se la patata invece la lasciamo raffreddare per un po' dopo averla cotta e la mangiamo tiepida, l'amido inizia a perdere il suo effetto. È come se tornasse sui suoi passi. Di conseguenza la patata assumerà una consistenza sempre più solida, meno morbida, a discapito del gusto, ma avrà un impatto migliore sul nostro organismo. Tornando al punto numero 1 di oggi invece, ovvero le fibre, se la patata la mangiassimo con la buccia, quindi fonte di fibre, queste rallenterebbero il processo digestivo a carico dell'amido e quindi l'indice glicemico si abbasserebbe ulteriormente. Cambiando alimento, se decidessimo di mangiare la pasta, cuocerla al dente anziché troppo cotta ci permetterebbe di ridurre il suo carico glicemico. Superiamo il punto numero 4 passando al numero 5, ovvero badare ai grassi. Al giorno d'oggi sappiamo che una dieta sana non deve affatto snobbare i grassi, al contrario di quello che si sente dire spesso. L'importante è scegliere quelli della giusta qualità. La migliore soluzione per contrastare l'insulinoresistenza prevede l'utilizzo di pesce azzurro ricco di acidi grassi omega 3, ma anche la frutta secca come le noci. Se pensi che solamente il cibo possa aiutarti a ridurre il rischio di insulinoresistenza, ti sbagli di grosso. Chiudiamo la puntata di oggi con ben altre 4 soluzioni che possono aiutarti in questa impresa. Il punto numero 6 di oggi è fare regolare esercizio fisico. Ovviamente in questa lista non poteva mancare l'allenamento. Una moderata ma regolare attività fisica può aiutarci anche sotto questo punto di vista. Sto parlando di una semplice e sana camminata di 15-30 minuti al giorno, specialmente dopo un pasto. Al punto numero 7 troviamo un altro argomento importantissimo: dormire bene. Diversi studi hanno collegato la scarsa qualità del sonno ad una ridotta sensibilità all'insulina. Uno studio ha scoperto che dormire solo 4 ore in una notte riduce notevolmente la sensibilità all'insulina e la capacità di regolare la glicemia rispetto alle classiche 8 ore di sonno. Fortunatamente recuperare il sonno perso può invertire gli effetti di un sonno scarso sulla resistenza all'insulina. Siamo quasi in conclusione. Il punto numero 8 è ridurre lo stress. Lo stress influisce sulla capacità del corpo di regolare la glicemia. Incoraggia il corpo ad entrare nella modalità chiamata combatti o fuggi, che stimola la produzione di ormoni dello stress come il cortisolo e il glucagone. Questi ormoni scompongono il glicogeno, ovvero una forma di zucchero immagazzinato, in glucosio, che entra nel flusso sanguigno per essere utilizzato dal corpo come rapida fonte di energia. Attività come la meditazione, l'esercizio fisico ed il sonno sono ottimi metodi per aumentare la sensibilità all'insulina, riducendo lo stress. Il nono ed ultimo punto di oggi è utilizzare integratori. Alcuni integratori possono aumentare la sensibilità all'insulina, specialmente cromo, magnesio, berberina e resveratrolo. Il cromo è un minerale coinvolto nel metabolismo dei carboidrati e dei grassi. L'assunzione di cromo picolinato, circa 0,6-1 mg al giorno suddiviso in 2 dosi, potrebbe migliorare la capacità dei recettori dell'insulina nel ridurre la glicemia. Andrebbe integrato in corrispondenza dei pasti ricchi di carboidrati. Poi abbiamo il magnesio, ovvero un minerale che funziona con i recettori dell'insulina per immagazzinare lo zucchero nel sangue. Molti studi hanno scoperto che un basso livello di magnesio nel sangue è collegato anche a resistenza all'insulina. Il terzo integratore che ho citato prima, la berberina, è una molecola vegetale estratta da una varietà di erbe tra cui la pianta Berberis. È risaputo il suo effetto benefico nel contrastare il colesterolo alto. Risulta utile però anche nell'aumentare la sensibilità all'insulina. Riguardo l'ultimo integratore, il resveratrolo, sappiamo ormai già tutto. Ne ho parlato in questo video che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.